Buongiorno, come immagino tutti sapete bene, c'è stata quella trasmissione nella quale Benigni su Rai 1, parlando dall'interno del Vaticano, dalla parte più interna, più intima, come ha detto più volte lui, ha presentato la figura di Pietro. Ovviamente l'abbiamo seguito, partendo dal presupposto che lui è un attore, lui è un artista e quindi chiaramente può dire ciò che vuole, ma facendolo dall'interno del Vaticano, ciò che lui ha detto ha inevitabilmente una sorta di imprimatur da parte delle gerarchie ecclesiastiche, tant'è che prima di mandarlo in onda hanno visto la trasmissione con il Papa, che pare si sia pure anche divertito nel vedere, nel sentire Benigni, che come sempre ha saputo rappresentare con la sua abilità molto bene i contenuti, no? Che voleva raccontare anche con ironia, con qualche battuta, eccetera. Questo ha suscitato diverse reazioni. E senza voler entrare ovviamente nel merito, come dire, della persona di Benigni, sono delle cose che personalmente mi hanno un po' colpito e hanno colpito anche voi, tant'è che ci avete mandato molte domande e allora proviamo a toccare qualche punto giusto per chiarire e vedere se ci sono rispondenze anche nei testi, che è un po' il lavoro che faccio sull'Antico Testamento, rispondenze nei testi rispetto a ciò che lui ha detto, ciò che lui ci ha raccontato in relazione alla figura di Pietro, perché ciò che ha detto l'ha rappresentato veramente con enfasi, con la sua solita verve, e quindi ha rappresentato un po' anche il pensiero della Chiesa, nel senso che ha detto Personaggio e quelli invece che appartengono unicamente a una ricostruzione teologica. nella sostanza si è rifatto ai Vangeli canonici e anche, l'ha citati lui stesso e direi li ha sdoganati, no? A un certo punto ha citato i Vangeli apocrifi, l'ha detto che sono apocrifi, poi però quando ha parlato ne ha parlato quasi come se fossero canonici. Quindi in realtà il fondamento da cui è partito è sicuramente quello dei testi. E poi bisogna vedere però su vari punti se sempre ciò che è stato detto, o quasi sempre, corrisponde a ciò che realmente c'è scritto in sostanza. Una delle domande più frequenti è questa. Introduce subito Benigni il concetto di fede, il concetto anche di al di là, quindi no, parla di un suo possibile futuro incontro, naturalmente scherzoso, con Pietro nel paradiso, insomma, dopo la sua Sì. morte. E quindi dal punto di vista dei testi più antichi, quanto questi concetti sono effettivamente presenti nel messaggio originale che è attribuibile a Gesù e a Pietro durante la loro vita e quanto invece sono frutto di una elaborazione. Ma dunque, al di là ovviamente si parla nei Vangeli, però rimane chiaramente un fatto di fede. E parlando di fede, mi pare che Benigni abbia, come dire, detto che la fede può anche avere dei dubbi, Sì. se non ricordo male. Ecco, la fede in realtà non può avere dei dubbi, perché la fede è credere in ciò che non si vede. Nel momento in cui si hanno dei dubbi significa che ci si sta ponendo delle domande. Ma se mi pongo delle domande sto passando dalla fede al ragionamento, cioè sto passando quindi ad una analisi di ciò che è stato scritto e di ciò che è stato raccontato e poi di ciò che è stato predicato successivamente dalla tradizione cattolica e dalla Chiesa. Quindi il discorso di fede è un discorso che può essere o accettato o rifiutato, ma non deve essere ovviamente oggetto di discussione. Questo lo dico sempre anche parlando di Antico Testamento, quando dico appunto che non metto in discussione la fede, perché la fede in quanto tale, per definizione, non può e non deve essere messa in discussione,
ma o accetta ciò che viene detto o non lo accetta, altrimenti si entra in un altro ambito. E devo dire che per la verità in tutta la storia della Chiesa da un lato si parla di fede, ma dall'altro gli studiosi, compresi quelli ecclesiastici, hanno continuamente discusso e ridiscusso anche il significato dei testi, quei testi stessi che si dice essere stati dettati da Dio, quindi testi ispirati, e che però comunque hanno suscitato dibattiti che sono proseguiti nei secoli, insomma. Ecco, Benigni a un certo punto afferma essere fedeli significa... Assoluta, insomma. Sì. E poi anche qui però interviene la fede, quindi chiaramente se il fedele vuole credere che siano assolutamente le ossa di Pietro è libero di farlo, ma ripeto, la fede non deve prevedere dubbi perché altrimenti entriamo appunto nello studio. Certo. E quindi cominciamo a chiederci è vero, non è vero, che possibilità ci sono di determinarlo veramente, eccetera, e allora lì poi abbandoniamo la fiducia cieca, insomma. Sì, Benigni insiste molto sul concetto di fede, ma ne parleremo ancora, è proprio la colonna portante di tutto il monologo. Sì. Poi, ecco, qualcosa di pratico. Benigni presenta Pietro come un semplice pescatore della Galilea, ma al di là della tradizione, cosa sappiamo davvero della figura storica di Pietro, del suo ambiente sociale, culturale? Che uomo emerge realmente dai testi più antichi? Ma presentandolo come pescatore della Galilea lo presenta per quel che viene detto nei Vangeli. In effetti il suo mestiere ufficiale era quello di pescatore che pare avesse una famiglia, anche su questo gli studiosi hanno discusso dei secoli, quindi avesse una moglie, dei figli. Quello che però è importante è che, per esempio, Benigni dice Pietro bar Iona, cioè figlio di Giona, era messianica, intesa come era nella quale finalmente Israele sarebbe stata liberata dal giogo dello straniero, nella fattispecie dal giogo dei Romani, che in quel momento dominavano sul territorio. Quindi Pietro solo pescatore forse è una visione limitativa o limitante rispetto a ciò che doveva essere in più e non a caso faceva parte della ristretta cerchia di Gesù che era un rabbi predicatore messianista e che come sappiamo è stato condannato non a caso per sedizione, non per motivi religiosi o altro. Quindi Pietro soltanto pescatore non lo vedo, ecco, lo vedo pescatore più qualcos'altro. Pietro risulterebbe quindi un uomo più consapevole, non un semplice pescatore come lui ci ha raccontato. Sì, ecco, sì, probabilmente la realtà era meno idilliaca di quella Ecco, che lui ci rappresenta come un buon uomo, anche un po' alle volte pasticcione. ecco, un po' pasticcione, che non capiva, che non si rendeva conto, poveretto, eccetera. In realtà, se era appunto in realtà, come ho detto, appunto uno dei partigiani ribelli antiromani. Benigni prosegue affermando, anticipando un po' quello che sarà poi il finale del racconto, che Pietro vuole conquistare Roma con la fede. Dal punto di vista storico, non è piuttosto Paolo a elaborare e sistematizzare il concetto di fede come asse teologico del cristianesimo che emergerà poi a Roma? Sì, in effetti il cristianesimo è frutto della elaborazione teologica di Paolo, chiaramente. Conquistare con la fede era, come dire, se si voleva veramente conquistare Roma, e anche qui c'è chi discute se Pietro sia stato veramente a Roma oppure no, esaminando anche le testimonianze dei padri della Chiesa, esaminandole anche filologicamente, esaminando le lettere di Pietro, la confusione tra Roma e Babilonia, eccetera, ma non entriamo nel merito di tutto questo, ma conquistare Roma da questo punto di vista lo si poteva fare solo con la fede, perché chiaramente a Roma nessuno aveva visto o sentito parlare Gesù. E forse non è un caso
che il cristianesimo, così come lo conosciamo noi, si sia sviluppato in un territorio nel quale nessuno aveva visto e ascoltato Gesù. Quindi c'è una netta distinzione tra i gesuani, che sono quelli che hanno avuto modo di avere rapporto personale o comunque quantomeno di vederlo, quantomeno di seguirlo, e coloro che invece ne hanno solo sentito parlare. Chi ne ha solo sentito parlare non può che ovviamente decidere di credere o meno, cioè di fare o meno quest'atto di fede. E quindi la conquista per fede è un fatto inevitabile, però ripeto, era la fede nella elaborazione fatta da Paolo, che, come compare dalla lettera che scrive ai Galati, tra l'altro era anche in forte contrasto con Pietro. Se per esempio noi prendiamo la lettera ai Galati scritta da Paolo, nel capitolo 2 dice: quando però venne Cefa ad Antiochia, mi opposi a lui affrontandolo direttamente a viso aperto perché si era messo dalla parte del torto. Infatti, prima che sopraggiungessero alcuni da parte di Giacomo, che era quello che, diciamo, dirigeva il gruppo di Gerusalemme dopo la scomparsa di Gesù, egli, cioè Pietro, prendeva i pasti insieme ai convertiti dal paganesimo, ma quando venne quello cercava di tirarsi indietro e di appartarsi, timoroso dei giudei convertiti. Presero il suo atteggiamento falso anche gli altri giudei, cosicché perfino Barnaba si lasciò indurre alla loro simulazione. Or, quando mi accorsi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa davanti a tutti: se tu, essendo giudeo, vivi da pagano e non da giudeo, come puoi costringere i gentili a vivere secondo la legge mosaica? Noi, giudei di nascita e non peccatori di origine pagana, sapendo che non è giustificato alcun uomo per le opere della legge, ma solo in forza della fede in Gesù Cristo, credemmo anche noi in Gesù Cristo, appunto per essere giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge. In realtà qui lo scontro era forte, tant'è che poi hanno dovuto indire una sorta di concilio a Gerusalemme, ne parlano gli Atti degli Apostoli, proprio perché c'erano dei gruppi che discutevano se era giusto predicare questa nuova buona novella ai pagani e che cosa erano o non erano costretti a fare i pagani per poter essere accettati all'interno di questa nuova grande corrente di pensiero che si stava creando, e quindi per esempio se era lecito mangiare con loro, se i pagani si dovevano circoncidere o meno. Quindi anche tra Pietro e Paolo, come leggiamo lì nella lettera ai Galati, c'era un forte contrasto, e leggiamo, se ovviamente anche qui facciamo un atto di fede nelle parole di Paolo, perché non possiamo fare diversamente, facciamo finta che sia vero, Pietro teneva un certo comportamento che non era approvato e lui stesso insomma se ne rendeva conto. Quindi c'erano contrasti tra C'erano Pietro e e Paolo Paolo, stesso. esattamente. In questo monologo non se ne parla, si parla solo di Pietro che addirittura è disposto a rischiare la vita per predicare un Dio a Roma. Qui si introduce anche, appunto, come tu hai già anticipato, il discorso relativo ai cristiani perseguitati, però sorvola un pochino su questa parte. Allora io ti chiedo, insieme ai nostri amici che ci seguono, quale quadro storico possiamo ricostruire in questo primo secolo? E chi predica in realtà in questo momento a Roma? Ma la predicazione a Roma è stata fatta soprattutto da Paolo e poi dai suoi seguaci. Come ha detto bene Benigni, erano molto importanti le donne,
cioè le prime riunioni avvenivano nelle case delle donne, soprattutto delle donne, diciamo così, della borghesia. E in realtà predicare un Dio nuovo a Roma non era così in sé così rischioso, perché Roma era aperta a tutte le divinità. Pensiamo, nello stesso momento si stava predicando il mitraismo, quindi altra forma di religione, peraltro anche abbastanza simile al cristianesimo, e quindi ciò che ha comportato poi le persecuzioni dei cristiani è il fatto che i cristiani si rifiutavano di adorare l'imperatore romano come un dio, quindi la persecuzione non aveva tanto un carattere religioso, ma aveva soprattutto, direi quasi esclusivamente, un carattere politico. E i cristiani quindi potevano essere teoricamente pericolosi perché mettevano in discussione quella che invece era la normalità a Roma. Pensiamo che Roma aveva addirittura, come dire, il tempio al dio ignoto, no? Perché non si era sicuri di conoscere tutte le divinità esistenti, l'abbiamo già detto tante volte nei video, e quindi per non sbagliarsi avevano anche appunto un tempio dedicato al dio ignoto, cioè come dire, magari c'è qualche dio che non conosciamo, è bene tenersi buono anche lui. D'altra parte, che Gesù Cristo non fosse così diverso dagli altri lo dice Giustino Martire nelle sue apologie, quando scrivendo ad Antonino Pio dice: ma perché ve la prendete con noi quando il nostro Gesù Cristo è uguale ai vostri? E nelle sue apologie, ma ne ho parlato nei video quindi non lo ripeto qui, fa l'elenco dei cosiddetti semidei e nelle divinità nelle quali credevano sia i romani che i greci, quindi nel mondo, nella cultura ellenistica, e Giustino Martire, San Giustino, dice appunto: il nostro Gesù è uguale ai vostri in tutti gli aspetti. Per cui in realtà il predicare il solo Gesù non era così rischioso. È vero che Tacito, come dice Benigni, giudica il cristianesimo una superstizione, ma Tacito è uno storico, anche lui ha espresso un suo parere e parla di loro come seguaci di un certo Cristo, anche perché in realtà il termine cristiani a Roma non c'era ancora, cioè il termine cristiani nasce ad Antiochia, dove hanno predicato sia Pietro che Paolo, dove c'è stato appunto il famoso incidente di Antiochia che ha visto in contrapposizione i due, e quindi i primi cristiani in realtà sono sorti e chiamati così ad Antiochia e non a Roma. Poi il racconto ritorna nelle terre di Galilea e Benigni descrive l'incontro di Pietro con Gesù e afferma: si tratta di una storia di ragazzi che avevano solo 27-30 anni. Esistono elementi storici, testuali che permettano di stabilire l'età. Peraltro lo era Gesù, insomma. Gesù ritorna dalla Galilea ed è lì che richiama di nuovo i suoi discepoli della prima ora, che nel frattempo erano tornati alle loro case, ai loro mestieri, perché Gesù, dopo una prima fase di predicazione, ed è quella documentata nel libro, si accorge che in sostanza la gente non lo sta seguendo, si accorge che sta rischiando molto, si ritira in Galilea dove passa molti anni, e come documento nel libro Gesù poi morirà intorno ai 42-43 anni, non a 33 anni come viene detto di solito. In seguito ci racconta di Pietro che rinuncia al suo nome riconoscendo Gesù figlio di Dio e accetta il nome di Pietro, esattamente conferitogli da Gesù. Sì, in effetti quando anche Gesù gli chiede: tu chi pensi che io sia? E lui gli dice: tu sei appunto il figlio di Dio. Non dimentichiamo che figlio di Dio però anche qui è un attributo che, se andiamo a vedere anche nell'Antico Testamento, non aveva il significato che poi ha assunto in seguito nella elaborazione teologica, ma figlio di Dio era indicato qualcuno che aveva una missione particolare. È chiaro che i Vangeli poi sono stati scritti in epoca ellenistica,
sono stati scritti in greco, sono stati scritti soprattutto sotto l'influsso della elaborazione paolina, perché le lettere di Paolo sono antecedenti alla scrittura dei Vangeli, e sono stati scritti anche in un ambiente che era ellenizzato, cioè che aveva assorbito già la filosofia platonica e quindi aveva dei concetti che non appartenevano al mondo ebraico. Per cui bisogna tener conto di questo fatto. Abbiamo già detto molte volte che senza il platonismo il cristianesimo non esisterebbe, e quindi poi la figura di figlio di Dio ha assunto quel ruolo che la Chiesa poi ha presentato nel corso dei secoli. Insomma. E tra le Elia è stato portato via dagli Elohim. E se andiamo a esaminare la figura di Mosè, nella Bibbia anche vediamo che Mosè ad un certo punto decide di andare a morire nella valle di Moab. Ma la Bibbia dice che quando Mosè decide di andare a morire, in realtà era nel pieno vigore della sua forza. E quindi va via con i suoi due fedelissimi, Giosuè ed Eleazaro, e poi più nessuno lo vede. Nessuno sa dove è la sua tomba. E in effetti, qui dobbiamo rifarci a quello che scrive Giuseppe Flavio, il quale dice che quando Mosè se ne va in questa valle di Moab, viene avvolto da una nube e scompare con questa nube. E Giuseppe Flavio dice che poi Mosè, siccome i primi libri della Bibbia sono attribuiti erroneamente a lui, perché non sappiamo chi l'ha scritto, ma Giuseppe Flavio scrive che Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno potesse dire che se n'era andato con le divinità. Sembrerebbe proprio che Elia e Mosè siano due non morti, così come risulta non morto un altro personaggio dell'Antico Testamento, cioè Enoch, il patriarca, che anche lui era uno di quelli come Noè, andava avanti e indietro con gli Elohim, dice la Bibbia, finché ad un certo punto gli Elohim lo hanno preso e lo hanno portato via. Quindi in realtà i due che compaiono e sono presenti alla trasfigurazione sono due non morti, insomma, che risulterebbero non essere morti, e quindi Pietro in realtà, stupito dalla presenza di questi due, e direi doveva essere una presenza molto concreta perché lui propone addirittura di erigere delle tende per loro. Ora non si erigono delle tende per degli spiriti, ma si erigono delle tende dove possa riposare un corpo in carne ed ossa, insomma. Quindi anche qui o c'è la fede o nasce quantomeno il dialogo. Benigni insiste sulla descrizione di Pietro in maniera idilliaca, presentandocelo come un pasticcione. Il povero Pietro non ne fa una giusta, talvolta non sapeva quello che diceva. Tuttavia questo... Dimenticato, concediamo la buona fede a Benigni. Anania e Safira erano due appartenenti alla nascente setta dei seguaci dopo la scomparsa di Gesù, e in quella setta, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, siccome si attendeva il ritorno imminente di Gesù, lo attendevano da un giorno all'altro, da un momento all'altro. Tra l'altro, appunto, i primi cristiani dicevano il Maranatha, dai, vieni, su, arriva, noi siamo qui che ti aspettiamo. E in questa prima setta si metteva in comune tutto. Chi aveva dei beni li doveva vendere e mettere il denaro, dicono gli Atti degli Apostoli, ai piedi degli Apostoli. Quindi Pietro doveva gestire il denaro del gruppo. Siamo nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, e Anania e Safira avevano un campo e lo vendono, però decidono di trattenersi una parte del denaro. Dice il capitolo 5 degli Atti degli Apostoli: un uomo di nome Anania con sua moglie Safira vendette un suo podere
e, d'accordo con la moglie, trattenne per sé una parte del prezzo e andò a deporre l'altra parte ai piedi degli apostoli. Pietro disse: Anania, come mai Satana ti ha riempito il cuore fino a cercare di ingannare lo spirito e trattenerti parte del prezzo del campo? Ora qui pare veramente di essere in quelle sette nelle quali il capo tiene sotto controllo tutto, no? Perché qui Pietro sa già a che prezzo hanno venduto quel campo e sa che Anania non ha consegnato tutto il denaro. E quindi lo chiama e gli rinfaccia questo, ovviamente, e lo accusa di aver tentato questo inganno. Come hai potuto pensare in cuor tuo un'azione simile? E all'udire queste parole Anania cadde a terra morto. Ora qui persino Papa Francesco, parlando in un convegno di seminaristi in Lombardia, disse che Pietro non ci ha pensato due volte a farlo fuori. Cioè, quindi in realtà Pietro avrebbe ucciso Anania perché non ha consegnato tutto il denaro. Anche perché ovviamente se cominciava a passare l'idea che si poteva fare come si voleva, diciamo la setta poteva andare in crisi, invece si doveva assolutamente ubbidire agli ordini dei capi, che in questo caso erano gli apostoli. Ma la vicenda non finisce qui, perché Anania cadde a terra morto e un grande spavento si impadronì di tutti quelli che stavano ascoltando. Subito alcuni giovani si mossero per avvolgerlo e portarlo a seppellire. Ora, circa 3 ore dopo, si presentò anche sua moglie, senza sapere ciò che era avvenuto. E Pietro si guarda bene dal dire alla moglie ciò che è avvenuto e, utilizzando, direi proprio una sottile tecnica per condurre l'interrogatorio, Pietro le domandò: dimmi, è pertanto che avete venduto il campo? Ella rispose: sì, per questo prezzo. Pietro le disse: perché vi siete accordati per tentare lo spirito del Signore? Ecco, alla porta i passi di coloro che hanno sepolto tuo marito porteranno via anche te. Ella gli cade improvvisamente ai piedi morta. Quei giovani, entrati, la trovarono morta e la portarono a seppellire vicino a suo marito. Un grande spavento si diffuse per tutta l'assemblea e in tutti coloro che ascoltavano queste cose. Quindi in realtà Pietro era tutt'altro che quel buon uomo, quel bonaccione, ma comandava, dirigeva con pugno di ferro questo gruppo e arriva ad uccidere per denaro, perché non poteva permettere che gli appartenenti a quella che in quel momento si può chiamare soltanto setta, perché tutte le religioni nascono con dei piccoli gruppi e quindi sono considerati delle sette. La comandava con pugno di ferro e non poteva permettersi che alcuni prendessero delle decisioni contrarie a quelli che erano i regolamenti, le norme che erano state imposte e che dovevano essere assolutamente rispettate. Quindi questo è importante, tant'è che Benigni ad un certo punto anche fa notare che Dai testi non risulta che questa uguaglianza debba essere interpretata estesa. a tutti. Ma guarda, facciamo così, anche qui andiamo a leggere i testi, così almeno non ci sbagliamo. Siamo nel Vangelo di Matteo, citato anche da Benigni, e Gesù dice, capitolo 10, non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Sono venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. Sì, nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Quindi questo lo dice Gesù, ben consapevole del fatto che la sua predicazione avrebbe provocato inevitabilmente delle divisioni anche feroci. E poi dice anche un'altra cosa che è molto importante e che non viene mai rimarcata. È vero che lui dice:
Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Qui però lui si sta rivolgendo ai suoi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, non per i nemici. E poi dice, voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Quindi anche Gesù era molto selettivo. Si dà la vita per gli amici, amatevi tra di voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. E siamo nel Vangelo di Giovanni capitolo 15 e nel capitolo 17 ancora dice io prego per loro, indica i suoi, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Quindi dice Gesù che lui prega per quel gruppo specifico. Prega per quel gruppo specifico perché la missione di Gesù era quella appunto di creare questo gruppo che avrebbe dovuto portare alla ribellione, come era previsto per il Messia atteso da secoli, alla ribellione contro il dominatore straniero. Possiamo anche qui di nuovo per fede dire che poi Gesù ha predicato l'amore universale, ma il predicare l'amore universale, per esempio la predica che andava fatta a tutto il mondo, citata nell'ultima parte del Vangelo di Marco, sanno tutti gli studiosi che è un'aggiunta posteriore, perché quando Gesù manda i suoi apostoli a predicare, diciamo, il regno, il nuovo regno, che lui dice è già qui, cioè il regno sta già cominciando, questo nuovo regno, dice predicate solo presso le case degli israeliti, lasciate stare le case dei pagani, e dice non avrete neppure il tempo di predicare presso tutte le case prima che il regno sia compiuto. Quindi in realtà il tutto doveva avvenire in quel preciso momento, cosa che poi sappiamo non è avvenuta, quindi bisogna prendere atto del fatto che si è sbagliato, insomma, e come dice Sergio Quinzio, il suo ritorno è ancora oggetto di attesa e questo teologo dice che i cristiani sono quindi encomiabili perché da 2000 anni rimangono fedeli ad una promessa non mantenuta. Quindi in realtà il discorso dell'amore universale è un discorso ovviamente bellissimo, ovviamente straordinario, emotivamente molto coinvolgente e direi anche razionalmente molto intelligente, perché chiaramente se tutti gli esseri umani si amassero gli uni gli altri come veri amici, vivremmo in un paradiso terrestre. Le cose però non stanno così, forse perché non è possibile, forse perché chi ci ha fatto ci ha fatti male, visto che non ci ha fatto un Dio di amore, ma ci hanno fatti degli altri che avevano le nostre stesse caratteristiche e noi siamo stati fatti a loro immagine e somiglianza. Quindi in realtà questa predicazione anche qui è necessariamente oggetto di fede, perché Gesù stesso dice la mia predicazione porterà inevitabilmente dei contrasti feroci anche all'interno delle stesse famiglie, e lui fa una distinzione tra il gruppo per il quale prega e gli altri per i quali non prega. E dice io prego per voi, do la vita per voi che siete miei amici, ma lo ricordo, siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Quindi è vero che poi dice anche porgete l'altra guancia, ma tutto questo per dire che la visione che ci viene data e che è stata data anche ovviamente, che in realtà facevano sì commercio, facevano i cambiamonete per poter entrare nel tempio a fare l'offerta e vendevano piccoli animali che il popolo era obbligato almeno una volta all'anno ad andare a sacrificare al tempio. Ora, questi qui in realtà risolvevano un grosso problema pratico, cioè quei pellegrini che arrivavano da lontano, che dovevano magari portarsi dietro, a seconda di quel che volevano, un agnello
piuttosto che una colomba o due colombe, li trovavano lì sul posto e li compravano. È chiaro che facevano commercio e ci guadagnavano, ma questo è assolutamente normale. Quindi prendersela con loro, io l'ho sempre letto appunto come un atto non così rivoluzionario e tra l'altro di fatti nessuno l'ha seguito, cioè nessuno ha approfittato di quell'atto così violento di Gesù per dare inizio ad una rivoluzione, ma nessuno gli è andato dietro e non sono neppure intervenuti i soldati romani proprio per non creare ancora maggiore scompiglio. Quindi in realtà anche qui la figura di Gesù va un pochettino ridimensionata e rivista alla luce di ciò che c'è realmente scritto e di ciò che i testi ci rimandano. Come al solito direi che ovviamente Benigni ha fatto una sua presentazione, ciò che in realtà trasmette la dottrina della Chiesa da secoli, insomma da millenni. Questo può essere uno stimolo a leggere, approfondire questa figura di Pietro, un uomo che definirei più che altro nella tormenta, più che nel vento, perché sicuramente ha vissuto una vita molto travagliata e ha vissuto momenti di grandi cambiamenti, questo sicuro, una figura che può essere ancora ulteriormente approfondita. Ma direi che deve essere approfondita, ovviamente per chi è interessato, e il modo per approfondirlo è intanto iniziare a leggere i Vangeli e gli Atti degli Apostoli e anche le lettere di Pietro, lettere attribuite a Pietro, perché anche quelle aiutano a dare un pochettino un'idea del personaggio, se diamo per scontato che ciò che c'è scritto ovviamente come al solito sia vero. Quindi grazie a tutti voi e come al solito ciao e alla prossima. Ciao!